Abbracciata dalle morbide colline che degradano verso la Val di Chiana come un'antica sentinella di pietra dorata, Cortona si erge maestosa sul suo colle etrusco, dove millenni di storia si stratificano tra vicoli acciottolati e palazzi rinascimentali. Sospesa tra cielo e terra, questa perla dell'Aretino svela le sue meraviglie attraverso un labirinto di strade medievali che si snodano verso la sommità, offrendo scorci mozzafiato sulla valle sottostante e custodendo tesori d'arte che parlano di un passato glorioso, dalle origini etrusche fino al splendore del Rinascimento toscano. Cortona è una città straordinaria che racchiude secoli di storia, cultura e spirito etrusco medievale. Arroccata su un colle che domina la Val di Chiana e il lago Trasimeno, questa perla toscana vanta origini antichissime che risalgono al periodo etrusco, quando era una delle 12 lucumonie della Confederazione Etrusca. La sua posizione strategica ne ha fatto nei secoli un importante centro di controllo territoriale e commerciale. La città conobbe il suo periodo di massimo splendore durante il Medioevo e il Rinascimento, quando divenne un libero comune e poi parte dei domini della Repubblica di Firenze sotto i Medici. Fu in questo periodo che Cortona vide nascere splendidi palazzi, chiese e opere d'arte firmate da grandi maestri come Luca Signorelli, suo illustre concittadino, e Pietro da Cortona. Nel corso dei secoli, Cortona ha saputo preservare la sua autenticità, mantenendo intatto il fascino del suo centro storico cinto da possenti mura etrusche e medievali, le sue strette vie in pietra, le scalinate, le piazze panoramiche e i palazzi nobiliari raccontano una storia millenaria che ancora oggi si respira passeggiando per la città. Visitare Cortona significa immergersi in una città autentica, dove l'influenza etrusca si mescola con le tradizioni toscane, creando un'atmosfera unica. I suoi musei ricchi di tesori archeologici e artistici, le chiese che custodiscono capolavori rinascimentali, i vicoli medievali e i panorami mozzafiato sulla campagna toscana rendono Cortona una destinazione affascinante e sorprendentemente ricca di tesori da scoprire. La nostra visita inizia dalla cattedrale di Santa Maria Assunta, importante edificio religioso risalente al X secolo, ma rimaneggiato nel Rinascimento. La sobria facciata in pietra introduce a un interno ricco di opere d'arte, tra cui spiccano l'Adorazione dei Pastori del Signorelli, la Deposizione di Pietro da Cortona e pregevoli opere di Andrea del Sarto. Particolarmente significativa è la Cappella del Sacramento, con un elegante altare rinascimentale. Il pavimento della navata centrale conserva antiche lapidi sepolcrali che raccontano la storia delle nobili famiglie cortonesi. La luce che filtra dalle finestre crea un'atmosfera raccolta e spirituale, ideale per apprezzare appieno i tesori artistici custoditi nella cattedrale. Di fronte alla cattedrale si trova il Museo Diocesano, situato nell'ex Chiesa del Gesù. Questo piccolo ma prezioso museo custodisce capolavori di inestimabile valore, tra cui l'Annunciazione del Beato Angelico, straordinaria tavola del 1430 che rappresenta uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano. Di grande interesse sono anche il compianto sul Cristo morto di Luca Signorelli e una Madonna col bambino attribuita a Pietro Lorenzetti. Le sale del museo espongono inoltre preziosi paramenti sacri,
reliquiari e oggetti liturgici che testimoniano la ricchezza artistica delle chiese cortonesi attraverso i secoli. Affacciato su Piazza Signorelli, il Teatro Signorelli rappresenta il centro della vita culturale cortonese, inaugurato nel 1857 e intitolato al celebre pittore nativo della città. Questo elegante teatro all'italiana, con la sua platea a ferro di cavallo e i 4 ordini di palchi finemente decorati, conserva intatto il fascino dell'architettura teatrale ottocentesca. Il teatro, ancora oggi pienamente funzionante, ospita una ricca stagione di spettacoli, concerti e eventi culturali che animano la vita cittadina. La visita a questo spazio, quando non ci sono rappresentazioni in corso, permette di ammirare gli interni eleganti e il sipario storico, opera del pittore cortonese Domenico Zampagni. In Piazza Signorelli si erge anche il maestoso Palazzo Casali, edificio medievale che rappresenta uno dei simboli architettonici più importanti della città. Questo palazzo ospita il Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, dove potrete ammirare una delle più importanti collezioni di reperti etruschi d'Italia, tra cui il celebre lampadario etrusco in bronzo, capolavoro dell'arte metallurgica del V secolo a.C., e la Tabula Cortonensis, una delle rare testimonianze scritte della lingua etrusca. Nello stesso complesso del Palazzo Casali si trova la Biblioteca Comunale di Cortona, che custodisce un patrimonio librario di grande valore storico e culturale. Fondata nel XVIII secolo come parte dell'Accademia Etrusca, la biblioteca conserva preziosi manoscritti medievali, incunaboli, cinquecentine e un vasto archivio storico che documenta la vita politica, economica e sociale di Cortona attraverso i secoli. Di particolare interesse è la collezione di cartografie storiche della Val di Chiana, che testimonia le trasformazioni del territorio dal Rinascimento a oggi, e il fondo dedicato all'etruscologia, con rare pubblicazioni ottocentesche che documentano le prime scoperte archeologiche nel territorio cortonese. Proseguendo il nostro percorso, raggiungiamo Piazza della Repubblica, altro fulcro della vita sociale cortonese. Su questa elegante piazza si affaccia il trecentesco palazzo comunale con la sua caratteristica scalinata e la torre dell'orologio. L'edificio, ancora oggi sede del municipio, conserva al suo interno importanti opere d'arte e testimonia secoli di storia amministrativa della città. La piazza, con i suoi caffè storici e ristoranti tipici, rappresenta il luogo ideale per una sosta rigenerante, dove immergersi nell'atmosfera autentica della vita cortonese prima di proseguire l'esplorazione della città. L'architettura degli edifici che la circondano crea un ambiente armonioso che invita alla contemplazione e al relax, rendendo questo spazio un punto di riferimento imprescindibile per visitatori e cittadini. Passeggiando lungo Via Nazionale, l'arteria principale della città, localmente chiamata Ruga Piana perché è l'unica via pianeggiante, potrete ammirare eleganti palazzi storici e caratteristiche botteghe artigiane. Proseguendo il nostro itinerario, incontriamo la chiesa di San Francesco, uno dei più antichi edifici francescani della Toscana, fondato nel 1245. Secondo la tradizione, lo stesso San Francesco d'Assisi soggiornò a Cortona e qui predicò. La chiesa, con la sua semplice facciata in pietra, custodisce al suo interno pregevoli opere d'arte, tra cui una crocifissione attribuita a Pietro Lorenzetti e reliquie del Santo di Assisi. Di grande interesse è anche l'adiacente convento, con il suo chiostro silenzioso, che invita alla meditazione. Questo complesso rappresenta una testimonianza importante del legame tra Cortona e l'ordine francescano, che ha profondamente influenzato la spiritualità e la cultura della città. Nel centro storico si trova il monastero di San Chiara, fondato nel XIII secolo e ancora oggi abitato da una comunità di clarisse. Questo complesso, caratterizzato da una sobria architettura medievale,
comprende una piccola chiesa che custodisce pregevoli opere d'arte sacra, tra cui una Madonna col Bambino attribuita alla scuola di Duccio di Buoninsegna. Particolarmente interessante è il laboratorio di tessitura delle suore, dove ancora oggi si producono paramenti sacri secondo tecniche tradizionali tramandate nei secoli. Le suore realizzano anche sottili ostie secondo un'antica ricetta, molto ricercate per la loro qualità. Una visita a questo monastero offre uno sguardo sulla spiritualità femminile e su tradizioni artigianali che risalgono al Medioevo. Poco distante si trova la piccola chiesa di San Niccolò, un gioiello artistico poco conosciuto dai circuiti turistici di massa. Questo edificio medievale, con la sua semplice facciata in pietra, custodisce al suo interno importanti opere d'arte, tra cui una Madonna col Bambino attribuita a Luca Signorelli e un pregevole affresco raffigurante l'Annunciazione. La chiesa, che conserva intatto il suo carattere medievale, offre un'esperienza spirituale e artistica intima e raccolta. La luce soffusa che filtra dalle piccole finestre crea un'atmosfera contemplativa, ideale per apprezzare appieno i tesori artistici custoditi in questo spazio sacro. Risalendo verso la chiesa di Santa Margherita, si incontra una straordinaria Via Crucis realizzata nel 1946 da Gino Severini, artista futurista nato a Cortona. Le 14 stazioni, in mosaico policromo, rappresentano un significativo esempio dell'arte sacra contemporanea e mostrano come Severini abbia saputo coniugare le avanguardie artistiche del Novecento con la tradizione religiosa. I mosaici, caratterizzati da forme geometriche e colori vivaci, tipici dello stile dell'artista, raccontano la passione di Cristo con un linguaggio moderno ma profondamente spirituale. Visitando l'intera Via Crucis si arriva alla Basilica di Santa Margherita. Nota importante: per chi volesse visitare solo la Basilica di Santa Margherita e la fortezza del Girifalco, c'è una strada da fare in macchina che porta al parcheggio della Basilica. Arrivati alla Basilica si possono ammirare gli ultimi mosaici della Via Crucis che arrivano vicino al parcheggio. La fortezza si trova subito sopra la Basilica a poche centinaia di metri. Tenete a mente queste indicazioni perché la navigazione verso la fortezza potrebbe portarvi su altre strade sbagliate perché sono segnate male sulla mappa. Dopo aver percorso la Via Crucis, incontriamo la Basilica di Santa Margherita, importante santuario dedicato alla Santa Patrona di Cortona. L'edificio, ricostruito in stile neogotico tra il 1856 e il 1897, conserva le spoglie di Santa Margherita da Cortona, figura centrale nella spiritualità della città. L'interno, caratterizzato da 3 navate con volte a crociera, custodisce il prezioso sarcofago in marmo della Santa, opera di Angelo e Giovanni di Ventura, e un crocifisso ligneo del XIII secolo che, secondo la tradizione, avrebbe parlato alla Santa. I fedeli continuano a visitare questo santuario, testimonianza della profonda devozione dei cortonesi per la loro patrona. Risalendo fino al punto più alto della città, raggiungiamo la maestosa fortezza del Girifalco, o fortezza medicea, imponente struttura difensiva che domina Cortona e la vallata circostante. Costruita nel XVI secolo su progetto di Gabrio Serbelloni per ordine di Cosimo I de' Medici, questa fortezza si erge sui resti di un'antica rocca etrusca. Con le sue possenti mura, bastioni angolari e camminamenti di ronda, la fortezza rappresenta un eccellente esempio di architettura militare rinascimentale. Oggi la fortezza ospita mostre temporanee ed eventi culturali. I giardini interni, con i loro ulivi secolari, creano un affascinante contrasto tra la severità dell'architettura difensiva e la dolcezza del paesaggio toscano. Nei dintorni di Cortona, a qualche chilometro di distanza dalla fortezza, si trova Villa Bramasole,
resa celebre dal libro Under the Tuscan Sun di Frances Mace, poi diventato un film di successo. Questa elegante dimora del XVIII secolo, circondata da oliveti e giardini terrazzati, è diventata un simbolo del fascino della campagna toscana e della vita rurale italiana che conquista visitatori da tutto il mondo. Sebbene la villa sia una proprietà privata e non visitabile all'interno, molti appassionati del libro e del film si recano ad ammirarla dall'esterno, percorrendo la strada panoramica che da Cortona conduce a Teverina. Il paesaggio circostante, con i suoi uliveti secolari, vigneti terrazzati e cipressi, rappresenta perfettamente l'essenza del paesaggio toscano celebrato nella letteratura e nell'arte. A circa 3 chilometri dal centro storico si trova l'eremo Le Celle, uno dei primi conventi fondati da San Francesco d'Assisi nel 1211. Anche se bisogna raggiungerlo in macchina, è un posto davvero bello e speciale. Questo luogo di straordinaria spiritualità, incastonato in una valle boscosa attraversata da un ruscello, conserva intatta la cella dove il santo soggiornò e una piccola cappella a lui dedicata. Il complesso, ampliato nei secoli successivi ma sempre nel rispetto dell'originaria semplicità francescana, si caratterizza per la perfetta armonia con il paesaggio naturale circostante. I chiostri, le celle dei frati, la chiesa e i giardini creano un'atmosfera di pace e raccoglimento che invita alla meditazione. Questo posto è ancora oggi abitato da una comunità di frati francescani che accolgono visitatori e pellegrini. Una visita a questo luogo rappresenta un'esperienza spirituale profonda, lontana dal turismo di massa e in contatto con la natura incontaminata delle colline cortonesi. Un viaggio a Cortona non può considerarsi completo senza immergersi nella sua ricca tradizione gastronomica, dove i sapori antichi della Val di Chiana si sposano con l'arte culinaria toscana tramandata di generazione in generazione. La cucina cortonese affonda le sue radici nella cultura contadina, valorizzando i prodotti genuini del territorio, dall'olio extravergine d'oliva dei frantoi locali ai pregiati vini delle colline circostanti, dalle carni pregiate della Chianina ai formaggi pecorini stagionati, fino ai tartufi che profumano i boschi della zona. I piatti della tradizione raccontano storie di semplicità e genuinità. I pici all'aglione, pasta fatta a mano condita con pomodoro fresco e aglio, la ribollita che scalda i cuori nelle serate invernali, i crostini di fegatini che aprono ogni pasto conviviale e l'immancabile bistecca alla fiorentina, preparata con la carne di Chianina che pascola nelle verdi vallate circostanti. Non mancano i dolci della tradizione come i cantucci da inzuppare nel vin santo, testimonianza di un'arte dolciaria che sa trasformare ingredienti semplici in delizie indimenticabili. Per vivere appieno questa esperienza culinaria autentica, ho selezionato alcuni ristoranti che rispecchiano perfettamente la tradizione gastronomica cortonese, dove la passione per la cucina si unisce al rispetto per le antiche ricette e alla valorizzazione dei prodotti locali. Questi luoghi sapranno guidarvi in un viaggio sensoriale attraverso i sapori più autentici di Cortona, offrendo un'esperienza gastronomica che completa idealmente la scoperta artistica e culturale di questa straordinaria città. Cortona si rivela come una destinazione che sa conquistare il cuore di ogni visitatore, offrendo un'esperienza di viaggio completa e profondamente autentica. Camminare tra le sue strade acciottolate significa ripercorrere millenni di storia, dall'antica civiltà etrusca fino al Rinascimento, scoprendo ad ogni angolo testimonianze artistiche e architettoniche di inestimabile valore. La magia di Cortona risiede nella sua capacità di essere al tempo stesso maestosa e accogliente, solenne e intima. I suoi musei custodiscono capolavori che dialogano con la bellezza del paesaggio circostante, mentre le sue chiese e i suoi palazzi raccontano storie di fede, arte e potere che hanno plasmato l'identità toscana.
La spiritualità francescana offre momenti di pace e riflessione, controbilanciando la ricchezza artistica con la semplicità della contemplazione. Ma Cortona non è solo storia e arte, è anche vita quotidiana che scorre placida tra le piazze storiche, è tradizione gastronomica che si rinnova nei sapori autentici della Val di Chiana, è panorama mozzafiato che dalle mura della fortezza del Girifalco abbraccia tutta la Toscana. È il saluto cordiale dei cortonesi, orgogliosi della loro città e pronti a condividerne le bellezze con chi la visita, con rispetto e curiosità. Partire da Cortona significa portare con sé non solo ricordi fotografici, ma un pezzo di quell'armonia perfetta tra uomo e natura, tra passato e presente, che da sempre caratterizza il meglio della civiltà toscana. È la consapevolezza di aver toccato con mano quella bellezza italiana che continua a stupire il mondo, fatta di pietre che parlano, di panorami che ispirano, di tradizioni che resistono al tempo e di un'arte di vivere che trasforma ogni momento in un piccolo capolavoro di quotidianità.